Cari amiche e cari amici, ben ritrovati ancora una volta nei Vivai le Georgiche, un grande benvenuto a tutti. Oggi siamo qua per parlare di una pianta un po' particolare che magari non tutti conoscono. Si tratta dell'aglio orsino. La pianta dell'aglio orsino è una perenne bulbosa con un ciclo vegetativo piuttosto particolare. Infatti il bulbo inizia a far spuntare le prime foglie alla fine dell'inverno e da qua infatti il nome ursinum, proprio perché è uno dei cibi che gli orsetti agguantano immediatamente dopo il risveglio dal letargo, sia per nutrirsi ma soprattutto anche perché questa pianta ha un effetto purificante. Dicevamo quindi, quando l'inverno volge al termine, il bulbo dell'aglio orsino da sottoterra fa partire le prime foglie. La vegetazione continua progressivamente a svilupparsi con queste foglie lanceolate di colore verde tenere e continua ad ingrandirsi arrivando sui 25 massimo 40 cm all'inoltro della primavera. Quando le temperature sono un po' più calde, diciamo normalmente verso la fine di aprile, maggio, a seconda delle fasce climatiche, i fiori che ora vediamo qua in bocciolo si aprono. Il fiore è molto coreografico, è una stellina bianca molto delicata che insieme alle foglie e al bulbo può essere consumato sia cotto che crudo e che ha questo sentore giustamente di aglio molto più tenue rispetto all'aglio che normalmente utilizziamo in cucina. Potete trovare l'aglio orsino anche spontaneamente nei boschi umidi di latifoglie, normalmente in zone piuttosto umide, magari vicino a corsi d'acqua e sicuramente in posizioni schermate dall'ombra. Possiamo coltivarla facilmente anche noi, sia in vaso come vedete qua che in un'aiola del nostro giardino, non preoccupandoci per le temperature invernali. Infatti il bulbo può restare a svernare sottoterra anche durante l'inverno fino a temperature di meno 15, meno 20 gradi. La stagione vegetativa dell'aglio orsino va in declino dopo la fioritura e con l'aumento delle temperature, quindi al sopraggiungere dell'estate. Il forte caldo fa spogliare il bulbo dalla sua vegetazione e quindi questo rimane nel terreno in dormienza fino alla primavera successiva, dove rispunterà. Quanto riguarda le cure colturali, l'aglio orsino non ha grandi pretese, basta secondare un attimo il suo ciclo vegetativo. Voglio solo ricordarvi che la posizione ideale è quella un pochino schermata dal sole, quindi una posizione di mezz'ombra o ombra è prediletta, ed è molto esigente anche in fatto di irrigazione, quindi dobbiamo assicurare che il terreno dell'aglio orsino, soprattutto durante le stagioni vegetative, sia sempre un pochino bagnato, facendo attenzione a non creare ristagni idrici che possono compromettere l'integrità del bulbo e portarlo a marcescenza. Proprio per il suo sapore molto prossimo a quello dell'aglio, ma molto più delicato, molto più digeribile, l'aglio orsino è un ottimo alleato in cucina. Come dicevamo, molto versatile perché è una pianta che può essere utilizzata in toto all'interno dei nostri piatti e va bene per fare dei soffritti, delle salse. Con le foglie di aglio orsino c'è anche un celebre pesto alternativo che sicuramente potete provare. Vi invito ad approfondire l'argomento sul post del nostro blog perché l'aglio orsino ha anche delle molteplici proprietà benefiche a livello di proprietà curative medicamentose e anche i loro utilizzi in cucina in questo articolo sono un attimino più approfonditi e quindi è proprio il caso di andare a dare un'occhiata. Vi invito anche a seguire il nostro canale YouTube iscrivendovi alla pagina e attivando le notifiche in modo che ogni settimana potrete ricevere un nuovo video utilissimo per curare le vostre piante. Bene, qui sotto vi lascio tutti i link sia all'articolo del blog sia ai prodotti come le piante di aglio orsino, la semente di aglio orsino e tutto ciò che serve per curarle, disponibili sul nostro negozio online venditapianteonline.it. Bene amici, non vi resta che iniziare a coltivare le vostre piante di aglio orsino, destreggiarvi tra piatti in cucina e tisane benefiche. Io vi ringrazio per l'attenzione, per il momento dai Vivai le Georgiche è tutto, alla prossima!